Smettila di dire non ho soldi oppure ho pochi soldi. Forse queste frasi le dici troppo spesso ed è arrivato il momento di ampliare il tuo lessico italiano imparando nuove espressioni. In questo video ti spiegherò 3 fantastiche alternative a queste frasi. Questi modi di dire sono molto comuni e vengono usati molto spesso dagli italiani. 2 di queste frasi idiomatiche di solito non vengono insegnate ai corsi di italiano. Gli insegnanti di italiano, infatti, di solito si limitano a spiegare soltanto una di queste espressioni, che lascerò per ultima. Lascio questa espressione per ultima perché probabilmente la conosci già, mentre sono abbastanza sicuro che le altre 2 non le conosci. Se ti interessa l'italiano colloquiale e informale, sei nel posto giusto. Ma evitiamo di perdere tempo e passiamo subito alla prima espressione. Round 1. La prima espressione colloquiale di cui volevo parlare è essere col culo per terra. Ma che intonazione è questa? Essere col culo per terra. Si può dire così oppure si può dire essere con il culo per terra. Entrambe le varianti sono abbastanza comuni. Tieni presente che questa espressione è abbastanza volgare, quindi usala in modo prudente. O meglio, non è che è eccessivamente volgare, però alcune persone potrebbero trovarla volgare proprio perché viene usata la parola culo. Io personalmente la trovo abbastanza, come posso dire, simpatica come espressione. Certo, il significato è tragico, però l'espressione di per sé è piuttosto simpatica. Se la parola culo ti sembra troppo volgare, puoi usare la parola sedere e dire essere col sedere per terra oppure essere con il sedere per terra. Onestamente le varianti con la parola culo mi sembrano molto più comuni. Poi, invece del verbo essere, a seconda dei casi, si possono usare anche altri verbi. Per esempio, si dice anche rimanere col culo per terra, stare col culo per terra e finire col culo per terra. Oppure le varianti meno volgari sono rimanere col sedere per terra, finire col sedere per terra, stare col sedere per terra. Quindi in sostanza si possono usare verbi diversi, mentre invece c'è una parte costante che è col culo per terra. Cosa significa? Significa senza soldi, in una situazione finanziaria molto brutta. Un esempio potrebbe essere questo. Per i lavori di restaurazione. Per i lavori di ristrutturazione non voglio spendere troppo, se no finisco col culo per terra. Per i lavori di ristrutturazione non voglio spendere troppo, se no mi ritrovo col culo per terra. Oppure un'altra frase di esempio potrebbe essere: in questo momento non ho neanche i soldi per fare la spesa. Sono proprio col culo per terra. Un altro esempio potrebbe essere: Roberto ha speso tutto e ora è col culo per terra. Oppure un'altra frase di esempio potrebbe essere: Laura è finita col culo per terra per colpa del marito. Ecco, il significato di queste frasi è chiaro, no? Come dicevo, questa espressione significa essere senza soldi, non avere più un soldo, oppure essere in una brutta situazione finanziaria. Questa espressione ha un'origine molto interessante. Tra parentesi, io l'origine di questa espressione l'ho scoperta proprio facendo questo video. Prima di fare questo video sono andato a leggere su internet e ho scoperto l'origine di questo modo di dire. Oggi questa espressione viene capita e usata in tutta Italia, quindi fa parte dell'italiano standard. Però è un'espressione che deriva dal toscano e in particolare dalla città di Firenze ed è collegata a una cerimonia pubblica nota come acculata.
Questa cerimonia era una punizione che veniva inflitta ai mercanti di Firenze che erano falliti in modo fraudolento. La persona condannata a questa punizione si doveva abbassare davanti a tutti i pantaloni e si doveva poi sedere su una pietra nota come pietra dello scandalo. Da questa cerimonia, che era nota come acculata, è nato il modo di dire essere col culo per terra. Ma vediamo l'espressione successiva. Round 2. La seconda espressione di cui volevo parlare è avere le pezze al culo, oppure avere le pezze al sedere. Diciamo che quelle con il verbo avere sono le varianti principali, però anche con queste espressioni si possono usare anche altri verbi. Per esempio, invece di dire avere le pezze al culo, si può dire essere con le pezze al culo, ritrovarsi con le pezze al culo, rimanere con le pezze al culo, finire con le pezze al culo, stare con le pezze al culo e così via. Chiaramente in tutti questi casi, se preferisci essere un po' meno volgare, puoi usare la parola sedere. Una frase di esempio potrebbe essere: per la ristrutturazione non dobbiamo spendere troppo, se no ci ritroviamo con le pezze al culo. Un altro esempio potrebbe essere: non posso prestarti neanche un soldo, sono con le pezze al culo. Oppure: Daniele ha speso un sacco di soldi ed è finito con le pezze al culo. Perché si dice così? Cosa significa in senso letterale pezze al culo? Si dice così perché la persona non ha soldi per comprarsi dei vestiti nuovi e quindi continua ad usare i vestiti vecchi anche se sono bucati. In particolare il modo di dire si riferisce al fatto che la persona ha dei pantaloni bucati sul sedere e quindi mette delle pezze, cioè delle toppe. Queste pezze coprono i buchi e la persona può continuare a usare i pantaloni bucati. Tieni presente che anche questa espressione per alcune persone può essere volgare. Quindi ecco, se vuoi evitare qualsiasi problema, puoi dire pezze al sedere. Ma vediamo la terza e ultima espressione. Round 3. L'ultima espressione di cui volevo parlare è essere al verde. Forse questo modo di dire lo conosci già. È un'espressione veramente molto comune e di solito viene insegnata a tutti i corsi di italiano. Però forse non sai perché si dice così. Ma non preoccuparti, perché in questo video ti spiegherò anche questo. Ma partiamo dal significato. Essere al verde significa non avere più un soldo, rimanere senza soldi. Una frase di esempio potrebbe essere questa: sono al verde, non ho neanche i soldi per fare la spesa. Oppure un'altra frase di esempio potrebbe essere: Marta è al verde e mi ha chiesto dei soldi in prestito. Oppure un altro esempio ancora potrebbe essere: abbiamo speso tutto, siamo rimasti al verde. La cosa più interessante di questo modo di dire è la sua origine. Non sappiamo con certezza perché si dica essere al verde. Non è chiaro quale sia il legame tra il colore verde e il non avere soldi. Sull'origine di questo modo di dire sono state proposte diverse teorie e pseudoteorie. Secondo una teoria, questo modo di dire sarebbe dovuto al colore delle candele che venivano usate nel Settecento nelle aste pubbliche di Firenze. Durante queste aste, infatti, per segnare il tempo si usavano delle candele e la parte inferiore di queste candele era dipinta di verde. Quando la candela si consumava e la fiamma arrivava alla parte verde, l'asta era finita e le persone verosimilmente avevano finito i soldi.
Cioè, a quel punto le persone non avevano più soldi per comprare niente. Secondo un'altra teoria, invece, l'origine del modo di dire essere al verde sarebbe dovuta al fatto che un tempo la base delle candele era quasi sempre verde. Visto che i poveri non avevano i soldi per comprare delle candele nuove, le usavano fino a quando non erano completamente consumate. Cioè, in altre parole, continuavano ad usare la candela anche quando questa era giunta alla parte verde. E quindi, secondo alcuni, un tempo si diceva essere al verde di denari per analogia. C'è poi un'altra teoria secondo cui il verde in realtà sarebbe il verde del tavolo da gioco. Infatti, quando una persona ha perso tutto, sul tavolo, invece di vedere le fiche, vede soltanto il panno verde. Hai presente, no, che sul tavolo da gioco viene messo un panno verde. Poi c'è una teoria abbastanza simile, secondo cui questa espressione sarebbe collegata al colore della fodera dei portamonete, che un tempo era quasi sempre verde. Quindi se una persona non aveva più soldi, quando apriva il portamonete vedeva solo il verde della fodera. C'è poi un'altra teoria molto interessante che collega questa espressione a un'usanza medievale. Nel Medioevo, infatti, quando era pronto il cibo per le persone diventate povere, veniva accesa una lanterna verde. Mi riferisco a una luce verde, non mi riferisco al supereroe Lanterna Verde. Quando questa luce veniva accesa significava che era pronto il cibo per le persone povere. Ecco, queste sono le principali teorie sull'origine dell'espressione essere al verde. Spero che questi modi di dire idiomatici ti siano piaciuti. Se ti sono piaciuti, lascia un mi piace in modo che io possa capire che apprezzi questo tipo di contenuti. In generale, se vuoi ampliare il tuo lessico italiano, ti consiglio caldamente di iscriverti al mio canale. Qui, infatti, pubblico regolarmente delle lezioni che ti aiuteranno sicuramente a parlare l'italiano in modo più naturale. Nel frattempo, qui in alto ti lascio un video che ti consiglio di guardare. Mi raccomando, dagli un'occhiata e che la forza della lingua italiana sia con te.